Salve ragazzi e bentornati sul canale, l'unico di YouTube Italia in cui si viaggia nel tempo alla ricerca di videogiochi. Ma senza una DeLorean. Pure senza patente a volte. Oggi ci tufferemo nel 1991. In Italia dominava il NES. Usciva il primo numero della mitica Console Mania. Io sono Giovanni. E io sono Flavio. E questo è Retro G. Sigla! Il 1991. Che anno fantastico. Piano. Sì. Però prima di addentrarci in questo anno strepitoso per il mondo dei videogame dobbiamo fare una doverosa precisazione. Una premessa fondamentale. Per chi c'era ovviamente sa di cosa stiamo parlando, ma magari chi ci segue un po' più giovane non può immaginare lo status quo del mondo dei videogame in quegli anni. Diciamo che c'erano 3 compartimenti stagni Esatto, all'epoca. esatto. In Giappone, sì, in cui praticamente i giochi venivano inventati e commercializzati subito. Poi avevamo il Nord America. Il Nord America, perché comunque cosa succedeva? Non c'era intanto nessuna uscita in contemporanea. Come Avevamo, come ha detto Giovanni, Giappone dove veniva inventato il gioco. Poi in America, che aveva un occhio di riguardo, se non sbaglio. Sì, il mercato dei videogiochi in America aveva un occhio di riguardo. Difatti vediamo in America tutti i giochi sempre localizzati, tutti quelli che uscivano. E infatti. Non solo, per il mercato console, anche le console erano di look diverso, quindi avevamo anche il bellissimo look del Super Nintendo. Il Famicom Sì. diventava il NES, Esatto. il Super Famicom diventava il Super NES, Sì. con un design discutibile. Discutibile, assolutamente discutibile. E infine, diciamo, se tutto andava per il verso giusto, dopo 2, a volte anche 3 anni, arrivava tutto in Europa. Purtroppo, non solo non era nessun gioco veniva localizzato nella nostra lingua. Quasi nessuno. Non solo questo, ma poi veniva castrato pure dal formato PAL 50 Hz. Difatti nei commenti ci avete chiesto sullo scorso video Come mai? Bande nere, sembra che vada lento. E il motivo è questo. Il motivo è questo, è che lo standard di allora 10 europeo in meno. era di Esatto. 50 Hz. Alcuni giochi avevano anche le musiche un pochino rallentate. Ma non perdiamoci in tecnicismi, Giovanni. Sì. Oggi parliamo del 1991 e di tutto quello che succedeva nel 1991. In Italia cosa avevamo? Avevamo tutti quei titoli che sono usciti sul NES, come ad esempio Double Dragon, Solar Jetman, Nintendo World Cup, Snake Rattle and Roll, Solstice, questo ti piace, Bellissimo Giovanni? Solstice. È uno dei miei preferiti, Punch Out! Ma finalmente il 29 agosto 1991, dopo ben 3 anni dall'uscita giapponese, per poi approdare nel 1990 in America e poi arrivare finalmente da noi nel 1991, arrivò Sua Maestà Super Mario Bros. 3. Un gioco Bellissimo. che ha fatto scuola, un gioco che ha monopolizzato i nostri pomeriggi di noi ragazzi di quegli anni e che a tutt'oggi è venerato come un capolavoro di game design. Esatto. Tutti i platform bidimensionali dopo di lui hanno preso ispirazione da questo immenso capolavoro. E il mio primo contatto con questo gioco, paradossalmente, fu anche il mio primo contatto con la nuova console di casa Nintendo. Perché ora vi racconto un aneddoto. Quando andai a comprare questa copia di Super Mario Bros., che è proprio questa, la mia, Proprio questo. mi regai dal mio giocattolaro di fiducia del paesello, no? E lui mi disse, contento dopo avermi venduto con 100.000 lire questo gioco, disse: guarda che questo è uno degli ultimi grandi giochi che giocherai per il tuo Nintendo 8-bit. Ormai niente, c'era questo dialogo quasi. E lui faceva lo sborone, no? Esatto. E io giustamente sconvolto, era un pischello, no? E gli chiesi: ma scusi, ma perché? Come mai? Uno degli ultimi giochi? Nintendo è la console che hanno tutti, insomma. Che sta E lui mi disse: guarda che in cantiere la Nintendo ha la sua nuova console a 16 bit, altro che Sega Mega Drive.
Perché ricordiamoci che in quel periodo c'era anche la Sega sul mercato. Esatto. E che Sega! Che Sega. Tutto il resto è storia. Eh sì, e questa è la storia che vi vogliamo raccontare, perché effettivamente il giocattolaro che faceva tanto lo sborone sapeva che nel 1991, proprio in quell'anno, era uscito in America e anche un anno prima, nel 1990, in Giappone, il Super NES. Da noi, ahimè, arrivò soltanto nel 1992. Il Super Nintendo, che divenne ben presto la console più venduta e diffusa dell'epoca dei 16 bit, nonostante un inizio a rilento dovuto alla popolarità del concorrente Sega Mega Drive. La macchina con la quale competé per buona parte della sua storia, praticamente, possiamo dirlo, Giovanni. Sì, sì. La famosissima Console War, dell'era esatto. 16 bit. Insomma, la versione americana manteneva lo stesso standard di quella giapponese, come abbiamo detto per il Super Nintendo, ovvero l'NTSC, ma aveva, come successo l'anno prima con NES, un design esclusivo e non proprio bellissimo. Ma diciamo discutibile. Non ci è piaciuto moltissimo, ecco. Assolutamente. Come potete vedere in questo articolo di Console Mania numero 3 del 1991, quindi Esatto, loro esatto. ce l'hanno fatto vedere. Sì, esatto. Ma a differenza del Giappone, in cui il Super Famicom debuttò con 4 giochi in croce, che erano Super Mario World, F3, Gradius 3 e Final Fight, Gran titoli però, eh? Sì, no, titoli dei grandissimi classici. No, roba così. Invece in America diciamo che sfruttò Arrivò tutto l'anno esatto. di uscite del Giappone. Difatti uscirono tantissimi titoli al lancio, fece il botto in America. Assolutamente sì. E i titoli al lancio ovviamente erano quelli citati, ovvero Super Mario World, F-Zero, Pilot Wings, Gradius 3, Super Castlevania 4, Super Ghost and Ghost, Super Tennis, Actraiser, SimCity e poi alla fine, dulcis in fundo, anche Final Fantasy 2, che diciamo era proprio il 5, il quinto nella numerazione giapponese. Era diciamo l'alba di una nuova era. Un'era di cui poi noi in Italia non coglievamo i frutti, perché sentivamo solo questo eco come una grande bomba che scoppiava negli altri continenti. Noi sentivamo un eco che arrivava in Italia, quindi nulla di veramente concreto. Però effettivamente qualcosa di concreto ce l'avevamo in Italia nel 1991. È vero. E che cosa c'era di concreto? Avevamo il Sega Mega Drive. All'epoca poi le pubblicità erano diffuse, era qualcosa di incredibile. La Sega quanto investiva. In Italia un sacco. I personaggi famosi italiani che si prestavano poi a fare pubblicità alla Sega erano classici, no? Il top. Ma quello che successe nel 1991 e che passò alla storia per quanto riguarda questa console war dell'era 16 bit fu proprio l'uscita di Sonic the Hedgehog. Questo porco spino blu entrò di prepotenza nel mondo dei videogame con un character design che all'epoca fece scalpore, perché comunque se le inventarono tutte per contrastare il mitico Super Mario del Super Famicom. Ti ricordi tutti i tentativi di Sega? Vediamo, proviamo questo gioco. Insomma, hanno trovato finalmente la loro mascotte. Quindi. Sì, la loro mascotte era nata e diciamo che da allora in poi tutto quello che venne dopo ha dovuto fare i conti anche con Sonic, perché l'impatto che ha avuto sul mondo dei videogame è stato notevole. La grafica, il design e il fatto soprattutto che non voleva scimmiottare Mario nel gameplay. Aveva un gameplay che aveva tutto un carattere originale, bellissimo, fantastico. Quell'anno segnalo fra i giochi usciti del Sega Mega Drive anche Alien Storm, una conversione da sala che io ricordo che ho giocato tantissimo all'epoca ed era uno dei pochi giochi del Sega Mega Drive che mi ha intrattenuto quell'anno in modo veramente sostanzioso. Ma il 1991 non era soltanto console. Nel 1991 avevamo ce l'avete chiesto? Quasi ce l'abbiamo. Esatto, avevamo quasi tutti un personal computer a casa e alcuni di noi avevamo l'Amiga. Abbiamo rimesso in piedi per mostrarvi per mostrare che ancora funzionante perfettamente. Un audio pazzesco, ragazzi. Sì. Pazzesco. Per mostrarvi che cosa era capace di fare l'Amiga 1200. Comunque, al di là di questo,
io ricordo i pomeriggi giocati da mio cugino Giuseppe con Monkey Island 2, un gioco che veramente ha segnato Vero. quasi tutto il 1991 per me, è un gioco... Dialoghi top. No, Spaziamo. ma l'Amiga non era solo questo. No, C'erano giochi d'azione fantastici che non trovavi nelle console, ad esempio Turrican 2. Turrican 2. L'abbiamo fatto vedere Bellissimo, nella nostra all'inizio, intro, per forza. il chiptune di Turrican 2. Cioè, ancora Ragazzi, tutt'oggi è spettacolare. uno spettacolo. Siamo eccitatissimi di parlare veramente. Ma questi giochi li trovavi anche su PC. Solo che il PC, diciamo che era meno giocattoloso rispetto all'Amiga. No, l'Amiga è proprio. L'Amiga era un classico Grande classico, degli anni beh. 90, Beh. prodotto tutto italiano, la Commodore. Sì, Commodore, esatto. Ed è, diciamo, esiste ancora una community tutt'oggi che è grandissima estimatrice dell'Amiga. Molti di questi ci scrivono nei commenti E ora, sempre. ultimamente ho visto proprio un video in cui usciva una versione di Outrun proprio per Amiga 500. Diciamo che la versione dell'epoca dell'Amiga Sì. di Outrun era, diciamo, lontana dalla versione arcade. Abbastanza. Nonostante il processore che c'è all'interno di un'Amiga è uguale a quello del Conop. Diciamo che nel Conop però ce n'erano due. Non è Quindi proprio la stessa. realizzare una conversione per l'epoca non era semplicissimo. No, Però diciamo negli anni i ragazzi si sono ingegnati e ci sono riusciti. E adesso sono usciti con questa che se riuscite veramente a scaricarla e poterla ancora installare su un Probabilmente. hardware originale è L'hai già qualcosa fatto. che vale veramente la pena. Assolutamente. E diciamo che con questo piccolo consiglio e avendovi mostrato anche il primo numero di Consolmania, di cui vado estremamente fiero, dove si è notato, volevo mostrarvi anche a pagina 50 l'anteprima di Super Mario Bros. 3. Guarda, paginone fantastico. Che questi erano i motivi per cui noi poi correvamo dal giocattolaio affamati di videogame, perché vedevamo Maledetti, tutto maledetti. ciò ed era pura magia. Bellissimo. E con questa magia noi vi auguriamo un buon retro gaming, anche se noi ve la raccontiamo, diciamo sempre che se questi ricordi non ce li avete dentro hanno tutto un altro sapore, però noi vogliamo trasmetterveli perché sono qualcosa che hanno segnato la nostra infanzia e soprattutto ci hanno portato ad essere quello che siamo oggi, nel bene e nel male. Se il video vi è piaciuto, Lasciate un like e iscrivetevi al canale e condividete con tutti questo video. con tutti, amici e nemici, perché come vi dico sempre, se portiamo un nemico qui con noi abbiamo fatto metà del nostro lavoro. E non dimenticatevi di lasciare un sacco di commenti che a noi ci piacciono un sacco. E se vi resta un minuto della vostra vita E vi resterà. a disposizione, Dateci hype. dateci hype questa nuova funzione che ci permette di poter girare un po' di più e di farci conoscere su YouTube. Funziona. Vabbè, con questo vi ci vediamo al salutiamo prossimo e ci vediamo al prossimo video che uscirà quando uscirà. Sì. Ciao! Ciao.